Io credo che l'impresa sia vocazione se intendiamo l'impresa come il luogo degli imprenditori e non degli speculatori. Intanto la vocazione è una parola molto bella, molto laica. La vocazione per me, il primo che l'ha intuito in modo forte è Socrate, quando parlava del daimon. In fondo qual è l'idea grande di Socrate? Che la vita funziona, si raggiunge la felicità, l'eudaimonia, quando ciascuno scopre il proprio daimon, cioè quando ciascuno fa fiorire la propria umanità. Quindi capisce la sua vocazione, la accudisce, la custodisce e la fa fiorire. Quando siamo capaci di questo, la vita funziona. Quando non facciamo questo, la vita non funziona. Un altro grande che ha capito questa dimensione della vita è Don Bosco. Mi piace sempre raccontare l'episodio fondativo di Don Bosco, quando lui scopre la sua vocazione, quando vede un ragazzo a Torino, Garelli, che stava uscendo dalla sacrestia picchiato dal sagrestano, e Don Bosco dice: che cosa fai? Niente. Studi? No. Non sai studiare? No. Sai lavorare? No. Che cosa sai fare? Niente. Sai fischiare? Sì, fischia. Da quel gesto lui ricostruì la persona dal fischiare. Cioè l'idea che la vita funziona quando tu trovi nell'altro un accesso all'eccellenza. Quindi anche l'impresa è un luogo umano e quindi è un luogo di vocazioni. Se noi oggi guardassimo con più attenzione al mondo dell'economia, guardassimo veramente dentro le imprese, perché io ho l'impressione che questa cultura occidentale che ha separato l'economico dal civile non conosce le imprese e pensa che le imprese siano luoghi di profitti, di accaparratori, di speculatori. Se andiamo dentro le imprese vere, scopriamo della gente in gamba che innova ogni giorno, che ha delle passioni, che ha delle vocazioni civili. Cioè le vocazioni si esprimono in mille modi, si esprimono nella vita religiosa e nella vita artistica, sono evidentissime, ma anche nella vita economica. Io conosco gente che vive l'economia come vocazione, sono tanti, sono tantissimi, che magari non vengono in luce perché non vengono osservati. Quindi l'impresa può essere vocazione, anzi deve essere vocazione, perché se non è vocazione non c'è felicità. Questo è molto importante, cioè non tutti hanno la vocazione nella vita lavorativa, bisogna stare molto attenti perché non tutte le persone hanno il daimon nel mondo del lavoro. C'è della gente che magari lavora per vivere, poi si esprime dopo cena facendo l'artista. Però tanti hanno il daimon nel luogo del lavoro e quindi bisogna che lì il lavoro diventi un luogo di vocazione, perché se ciò non accade la vita non funziona. Non solo l'economia, non funziona la vita intera. Il daimon, nel senso di demone di Aristotele, no? Lui diceva che c'è dentro di noi un demone, un daimon che parla e tu devi ascoltarlo, se non lo ascolti la vita non funziona. Cioè che ognuno ha una parola unica e irripetibile, deve scoprirla. Quindi qual è l'arte della vita? È scoprirla, poi farla crescere e custodirla, perché non basta scoprirla una volta, tutta la vita devi accudire la vocazione, perché altrimenti va via.